Devo farlo partire, sì, ora va. Ok. Eccomi. Ciao a tutti, ben ritrovati sul mio canale YouTube. E questo era sempre per riassumere la mia esperienza. Volevo poi darvi in realtà una serie che ho scritto, quali sono i pro e i contro di fare la ragazza alla pari e poi perché fare la ragazza alla pari. Incomincio con i contro. Dai, cominciamo con i contro. Allora, la paga può essere uno stipendio mensile o settimanale. Io venivo pagata mensilmente. La paga, come dicevo, è bassa. Ho avuto la fortuna di conoscere poi 2 ragazze italiane e rispetto a loro io ero quella più fortunata. Secondo me il lavoro da au pair è un lavoro comunque che impiega del tempo, più o meno 5 ore al giorno, 5-6 ore al giorno, tutti i giorni, quindi dal lunedì al venerdì e a volte anche il weekend, a contatto con i bambini. Chiaramente un bambino piccolino ha delle esigenze diverse rispetto a un adolescente, quindi io mi ricordo che passavo 5 ore al giorno a giocare, a disegnare, a volte un pochino la TV, a volte fare questi giri in bicicletta che adoravo con per generalizzare va dai 300 euro, che se non sbaglio è il minimo sindacale, ai 500. Come vi dicevo, si lavora tutti i giorni e a volte l'aspetto negativo che a volte si lavora anche il weekend, per cui tu lavori tutti i giorni. In mio caso io avevo le mattine libere perché andavo al corso di svedese. Iniziava alle 9, finivo alle 1, quindi dall'1:30, io passavo dall'1:30 fino alle 6, 1:30, 6, 7 di sera con i bambini. Poi i pomeriggi in cui andavo in ginnastica, quello era il mio tempo libero, però io passavo 5 ore tutte con i bambini. Un altro aspetto possono essere le famiglie, possono essere, nel mio caso erano bravissime, mi hanno sempre, nonostante le poche volte lavorassi nel weekend, però appunto mi hanno dato la possibilità 2 volte a settimana, qui era il giovedì e il sabato, e sotto quel punto di vista io ne sono grata, perché sennò a quest'ora io non ero qui. Però ci sono famiglie a volte invece che magari non intendono creare il rapporto, sono famiglie che hanno bisogno di un au pair che faccia le pulizie, che tenga i bambini e loro hanno altro da fare. Sostanzialmente c'è magari questa nomea, no? E invece come la mia, che io comunque ancora adesso ho dei bei ricordi, lei mi ricordo che ci teneva che io avessi comunque che stessi magari passassi anche dei weekend con loro, che non era lavoro, ma non so, andare a qualche party, stare con i loro amici, quindi voleva che io fossi con loro, non solamente come la babysitter dei loro figli. Però a volte ci si può anche trovare di fronte a famiglie che non sono così gentili e ospitali. Sono dimenticata di dirvi che le famiglie, quando cercano un au pair, sì, l'au pair fa la babysitter, ma anche gestisce un po' quella che è la casa, cioè non è una colf, però aiuta con le faccende di casa, a pulire, a cucinare, a lavare, a stendere. Un altro aspetto non negativo, comunque un contro, è tenete presente che se voi partite per fare la ragazza alla pari, non avete, cioè se volete prendervi dei giorni off, non avete le ferie pagate, quindi quei giorni che voi siete via non vi vengono pagati, giorni di permesso nemmeno. Ma ora parliamo dei pro, cioè perché fare la ragazza alla pari è così bello e soprattutto io l'ho trovato bellissimo. Allora, nonostante i contro che vi ho appena detto, è un'esperienza bellissima, nel senso che siete a contatto con tantissime persone, nel senso che fare l'au pair poi entri in contatto con le altre au pair, che possono essere italiane, come nel mio caso ho conosciuto delle ragazze italiane. Persone che sono ancora nel mio cuore, ci sentiamo, siamo amiche, oppure anche au pair che arrivano da altre parti del mondo, quindi avete appunto la possibilità di conoscere altre persone al di fuori. L'apertura mentale è una cosa di cui io mi ero promessa
quando ho deciso di partire era quello di dare a me stessa la possibilità di essere completamente me stessa, nel senso di farmi conoscere per quella che sono, anche perché è molto più semplice questo, perché si è in un posto in cui non conosci nessuno, sei veramente tu, come dire, me la volevo vivere positivamente questa esperienza appieno. Secondo punto positivo, come l'ho voluta interpretare io l'esperienza d'au pair, mi ha dato una grande possibilità di migliorare la lingua, in questo caso l'inglese, o impararle una nuova, perché io andavo in Svezia, sì, gli svedesi parlano benissimo l'inglese, ma la loro lingua che parlano tutti i giorni è lo svedese. Il terzo aspetto positivo vi lascia dei ricordi bellissimi, ma come un viaggio, chiaramente anche fare la ragazza alla pari vi lascia un ricordo, e voi lasciate un ricordo a tutti. Mi piaceva passare il tempo con loro, quindi io spero veramente che loro abbiano un bel ricordo di me. Io ho un bellissimo ricordo loro. Il quarto e il quinto aspetto sono quelli secondo me più che si può discutere di più. Il primo, per me, fare la ragazza alla pari è stato un trampolino di lancio, quindi fare la ragazza alla pari potrebbe essere per tante ragazze un trampolino di lancio per veramente magari fare qualcos'altro in quel paese, crearsi un network, un nuovo network di persone. E questo mi voglio collegare al quinto punto, cioè vi dà la possibilità di capire anche se quel paese che voi avete deciso di andare fa per voi, cioè volete vivere in quel paese, vi volete trasferire all'estero, oppure dare semplicemente un significato di puro viaggio e bagaglio personale. Un consiglio utile che vorrei dare a voi ragazze o ragazzi che decidete di partire e fare la ragazza alla pari è un'esperienza veramente positiva e vi fa crescere. Soprattutto ragazze magari che escono dal liceo, che non sanno quello che vogliono fare, ma che non vogliono andare all'università, però viaggiare costa, però dove vado, dove mi appoggio. Secondo me fare la ragazza alla pari un pochino risponde a tutti quei dubbi della serie. Non conosco nessuno, cosa faccio, come mi muovo. Decidere di fare la ragazza alla pari, come dicevo, perché? Non è semplicemente partire, quindi per capire se vivere all'estero fa per voi. Io spero di esservi stata utile, e se avete delle domande potete lasciarle nella sezione dei commenti. Come vi dicevo, io ho un profilo Instagram, signorina.e, dove condivido la mia vita in Norvegia, e non dimenticatevi di iscrivervi al canale YouTube, perché presto ci saranno altri video, parlerò anche della Norvegia. Saluto, vi mando un bacio.